Prima di iniziare ovviamente un grande saluto a tutti e un grande ringraziamento a tutti i nuovi abbonati al canale. Grazie mille per il vostro sostegno. Allora, vediamo se faccio così, sì. Allora, vediamo un po' di commenti. Ciao Sanjay, spero di aver pronunciato bene. Ciao a tutti dalla Repubblica Ceca, JS, ciao. Poi Michael, ciao Michael, tutto bene? Oggi sei riuscito a collegarti? Io sto bene, grazie. Giulia Maria, che gioia vederti in diretta, ma grazie a te, che gioia vederti qui nella chat. Andrew, ciao a tutti, ciao. Carinna, ciao dal Qatar. Wow. Vladimir, buonasera. Jean-Philippe, buonasera. Ciao a tutti. Allora, cosa facciamo oggi? Descriviamo un'immagine. Quale immagine di preciso? Un quadro, un dipinto, meglio, sì, un dipinto. Ovviamente poi quando iniziamo la descrizione toglierò la chat dallo schermo perché altrimenti non si vede. Comunque questo è il dipinto che descriviamo insieme oggi. Si intitola Colazione in giardino di Giuseppe De Nittis del 1883. Però sto vedendo dalla chat che tante persone si stanno aggiungendo, quindi aspettiamo un po' e così diamo la possibilità a più persone di unirsi e di seguire la lezione dall'inizio. Allora, vediamo un po' da dove vi collegate. Abbiamo detto dal Qatar, poi dall'Austria, c'è Rosina. Ciao Rosina. Poi dalla Turchia, Halime. Ciao. Dal Galles. Poi dalla California, dal Cile, da Miami. Insomma, siamo un po' sparsi per tutto il mondo. Dalla Russia, dall'Argentina, da Boston, da Hong Kong. Fantastico. Da Puerto Rico, dalla Francia. Tu sei più vicino. Benissimo. Da Phoenix. Chi è più lontano? Dal Brasile, dalla Svezia, dall'Egitto, dall'Ohio, dall'Inghilterra. Li voglio leggere tutti. Dal Canada, dall'Abruzzo, sei vicinissimo. Aspetta, mi son persa qualcuno? Sì, dal Pakistan, dall'Iran, da Chicago, da Montevideo, dalla Germania. Bene. Se qualcuno si aggiunge, lo dirà, scriverà in chat da dove si collega. Allora, avevo visto un commento che chiedeva qual è l'argomento di oggi. Lo voglio mettere sullo schermo perché eccolo.
Che argomento abbiamo oggi? Allora, oggi sono un po' ripetitiva, nel senso che mi ripeto un po', mi devo concentrare. Allora, oggi vediamo come descrivere un'immagine. Che oggi sarà un dipinto. Perché ho scelto questo argomento oggi? Perché è un argomento, secondo me, molto pratico, sia per gli esami di certificazione della lingua, sia per la vita quotidiana, perché anche se non ce ne accorgiamo, comunque descriviamo in continuo delle cose. E quindi ho pensato che fosse un argomento interessante o comunque utile, no? C'è qualcuno tra di voi che ha fatto in passato o farà in futuro un esame di certificazione? Per esempio, non so, il CELI, il CILS, il PLIDA. Fatemelo sapere nella chat. Ne ho visto uno prima, eccolo. Hai superato il CILS B2. Okay, me l'hai detto in precedenza. Okay. No, non me lo ricordavo. Ehm, Questo esercizio di descrivere, ecco, per esempio c'è anche un altro studente Roman che ha fatto il CELI B1. Giulia farà il CELI B2 mercoledì prossimo. In bocca al lupo. Poi Anika, farò l'esame CILS del livello C1 all'inizio di dicembre. In bocca al lupo anche a te. Ciao Nori, buongiorno. Questo esercizio di descrivere e di ipotizzare a partire da un'immagine è un esercizio molto, molto comune, che non necessariamente è un esercizio che parte da un'immagine, ma può anche essere per esempio da un testo o non da un'immagine come un dipinto, però può essere una fotografia, può essere una pubblicità, può essere un volantino turistico. Diciamo che i punti di partenza possono essere tantissimi. Comunque, iniziamo. Ecco, anche Jana o Giana ha fatto il CILS B1. E Lana è il tuo nome? Penso? Ho fatto il CELI B1 per la cittadinanza italiana per matrimonio. In bocca al lupo anche a te per il CILS B2 e il PLIDA B2 ma tanti anni fa. Ok, quindi più o meno sono siete più o meno tutti allo stesso livello, B1 B2, quindi un intermedio, direi in generale. Perfetto. Allora, adesso tolgo la chat dallo schermo perché metto questa. Come vedete sullo schermo c'è un dipinto. Come abbiamo detto prima, il dipinto si intitola Colazione in giardino di Giuseppe De Nittis ed è un olio su tela del 1883. Allora, qualche notizia in più su questo pittore. Questo pittore, De Nittis, era un pittore impressionista, nato in Italia, a Barletta,
in Puglia, che si è poi trasferito a Parigi, proprio se non sbaglio lo leggo perché non me lo ricordo, trasferitosi a Parigi nel 1867, quindi diciamo giusto in tempo per vivere il periodo dei primi impressionisti, e quindi la sua arte è stata altamente influenzata dal luogo e dalla corrente artistica che lì si sviluppò. Non vi preoccupate, non è un esame di storia dell'arte. Queste informazioni ve le dico solo per contestualizzare un po' questa immagine sullo schermo. Però in realtà, quello che a noi interessa è una descrizione oggettiva, cioè che cosa vediamo nell'immagine, che cosa c'è, e quindi come posizionare gli oggetti e le persone nello spazio, e poi in seguito possiamo anche fare una descrizione connotativa, quindi parlare delle nostre opinioni rispetto al quadro, quindi se ci piace o non ci piace, che cosa pensiamo del quadro, che cosa ipotizziamo sui personaggi e sulla loro vita, eccetera, eccetera. Okay? Allora, andiamo al sodo. Come vedete qui sull'immagine ho messo in corrispondenza delle posizioni, delle espressioni, delle parole per localizzare un oggetto o una persona in quel punto dell'immagine. E questo spero aiuti a, diciamo meglio organizzare i pensieri quando si descrive un'immagine. Quindi, sull'immagine vedete le espressioni che si usano e sono le espressioni di base, quelle più semplici, quelle più, utilizzate. Poi al lato ho messo alcuni verbi comuni per posizionare le cose nello spazio, quindi c'è, ci sono, si vede, si vedono, vediamo, il dipinto rappresenta, oppure raffigura, eccetera. E poi altre preposizioni che si chiamano preposizioni improprie, perché sono non sono delle preposizioni semplici, per aggiungere aggiungere informazioni, okay? Quindi sull'immagine vedete le strutture di base per descrivere l'immagine e poi al lato ci sono espressioni aggiuntive per arricchire la descrizione. Quindi io adesso proverò a descrivere questa immagine. Ovviamente fatelo insieme a me. Quindi pensate a delle frasi per descrivere quello che vedete nell'immagine. Se volete, scrivete la vostra descrizione nella chat, così possiamo leggerle insieme. Va bene? Posso mettere la vostra descrizione sullo schermo e leggerla insieme. Allora, inizio. Da dove si parte? Di solito si parte da quello che si vede in primo piano. In primo piano ci sono le cose che vediamo per prime. Poi, dopo aver esplorato tutto il primo piano, si passa
allo sfondo, in questo caso, ma in altri casi, se ci dovesse essere, possiamo parlare anche di un secondo piano, va bene? Quindi possiamo dire in primo piano, in secondo piano. Però partiamo dal primo piano. Vedo già un buon inizio, che è la descrizione di Chess. In primo piano c'è una tavola apparecchiata con piatti, bicchieri, fiori e bottiglie. Benissimo. Possiamo anche dire in primo piano si vede, vediamo, le possibilità sono varie. Molto bene il femminile. Tavola apparecchiata. Ottimo, perché sapete che in questo caso, soprattutto in un ambiente domestico, quindi a casa, parliamo di tavola quando è apparecchiata per mangiare. In questo caso con piatti, bicchieri, fiori, bottiglie. Cosa possiamo aggiungere? Possiamo anche aggiungere che sulla tavola ci sono le posate. Cosa sono le posate? Le posate sono i coltelli, le forchette, i cucchiai, i cucchiaini. Si chiamano complessivamente posate. Poi ci sono anche dei tovaglioli. I fiori, dove si trovano questi fiori? Sono contenuti in un vaso. Quindi possiamo essere in realtà tanto specifici, dipende da noi, va bene? Nella prima frase dobbiamo parlare di tutte le cose che vediamo? Allora, sì e no, nel senso, adesso per l'esercizio sì. Nel contesto di un esame probabilmente elencare tutto quello che c'è sulla tavola forse non è l'ideale perché non avete tanto tempo, no? Quindi in quel caso bisogna valutare cosa è importante da dire. Sicuramente descrivere quello che c'è sulla tavola, però diciamo non proprio tutto, perché poi non resta il tempo per parlare di tutto il resto. Quindi devi, valutare in base al contesto, no, adesso noi facciamo una descrizione dettagliata perché ci serve per imparare parole nuove e per esercitarci, va bene? Benissimo. Poi in primo piano, oltre alla tavola apparecchiata, con quella che sappiamo essere la colazione, perché è il titolo del dipinto, "Colazione in giardino", già il titolo ci dice 2 cose fondamentali, che è una colazione, quindi prima parte della giornata e in giardino. Ovviamente il giardino si vede sullo sfondo. Possiamo no, ipotizziamo dopo, perché quella è la parte soggettiva, adesso no. Restiamo su quello che vediamo. Benissimo. Tavola apparecchiata in primo piano. In primo piano cos'altro vediamo? Non solo la tavola apparecchiata, ma vediamo anche i 2 protagonisti di questo quadro. Una donna sul lato destro e un bambino al centro.
Quindi questi 2 personaggi restano in primo piano insieme alla tavola apparecchiata. Quindi vediamo una donna molto elegante e accanto a lei c'è un bambino. Cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che cosa stanno facendo. La donna sta mescolando qualcosa, probabilmente sta girando il cucchiaino nel tè o nel caffè e guarda il bambino che, immaginiamo sia suo figlio, guarda il bambino. Il bambino a sua volta guarda qualcos'altro. Guarda verso il basso. Qui diciamo facciamo un'ipotesi che possiamo anche riprendere dopo, probabilmente dà da mangiare agli animali che vediamo sullo sfondo, okay? Benissimo. Metto sullo schermo questo commento perché è importante. Inoltre vediamo una sedia vuota, forse per l'artista. Esatto. Dove si trova questa sedia vuota? Si trova sempre in primo piano, in basso a destra. Okay? Quindi in primo piano nell'immagine vediamo una sedia scostata dal tavolo, in basso a destra nell'immagine. La posizione della sedia ci fa capire che in quel momento c'è un'altra persona con la donna e con il bambino. Probabilmente l'artista che si è alzato per immortalare questa immagine. Quindi questa immagine, pur essendo un dipinto, ha un taglio fotografico, no, quindi immortala un momento di vita quotidiana, come può essere la colazione in famiglia. Benissimo. Volete aggiungere qualcos'altro per il primo piano? Perché altrimenti possiamo passare allo sfondo. A cosa vediamo sullo sfondo? Sullo sfondo vediamo un prato, quello che è il giardino, che sembra molto grande, molto ampio, molto spazioso. Juan scrive: sullo sfondo c'è un giardino, la luce solare, le oche, le anatre e un lago. Okay. Proviamo a essere più precisi. Sullo sfondo vediamo la continuazione del giardino, perché anche tutto quello che abbiamo descritto in primo piano è nel giardino di questa casa. Quindi sullo sfondo vediamo il continuo del giardino, il proseguimento del giardino, che è illuminato dalla luce del sole. Quindi sullo sfondo vediamo il prato illuminato dalla luce del sole e in alto a sinistra, in base all'immagine, ma potremmo anche dire in fondo, perché appunto si trovano in fondo, vediamo delle oche, delle anatre che riposano all'ombra
di un albero. L'albero si trova esattamente nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine. Quindi tutta questa scena è sullo sfondo in alto a sinistra. Sullo sfondo in alto a destra invece vediamo del verde, no, quindi altre piante o alberi, diciamo, si vede solamente il fogliame di un albero probabilmente. Vediamo qualche commento. Allora, Roman scrive: "Generalmente vediamo 2 persone che stanno facendo la colazione in giardino. A destra sul tavolo c'è una donna che sta bevendo il tè e sullo sfondo un figlio o ragazzo che sta parlando con il suo cane." Questa è un'ipotesi del cane perché in realtà non lo vediamo, no, probabilmente sta dando da mangiare alle oche e alle papere. Vediamo Augusto, scrive: "Sullo sfondo si vede un prato verde illuminato dal sole. In alto a sinistra ci sono alcuni cigni e alberi. C'è molta ombra, forse perché ci sono grandi rami o foglie." Probabilmente sì, l'albero è molto esteso, si estende con il suo fogliame e quindi crea molta ombra sul prato e all'ombra di questo grande albero si riposano le oche e le anatre. Le oche e le anatre si trovano anche sul lato sinistro dell'immagine, dove ritroviamo l'ombra probabilmente di altri alberi. Okay? Benissimo. Quindi questo è più o meno, un esercizio di descrizione abbastanza completo. Ovviamente potremmo andare ancora di più nel dettaglio, però secondo me, mhmm, possiamo diciamo essere soddisfatti di questa descrizione. Diciamo che quello che mi interessa è sottolineare molto tutte queste espressioni che vedete sull'immagine, okay, e soprattutto le preposizioni. Quindi in alto, al centro, in basso, in alto a destra, in basso a destra, oppure in basso a sinistra, in alto a sinistra. Per quanto riguarda tutto ciò che è laterale, possiamo dire di lato, possiamo dire a destra o a sinistra, possiamo dire sul lato destro, sul lato sinistro. Quindi qui è importante ricordare bene tutte le varie preposizioni. Va bene? Benissimo. A questo punto possiamo andare avanti e dire che cosa suscita in noi questo quadro. Quindi qui possiamo lasciarci andare a una descrizione molto soggettiva, quindi possiamo dire: il quadro ci piace o no, oppure che cosa pensiamo dell'opera in generale. Possiamo ipotizzare sui personaggi, sulla loro vita, possiamo dare giudizi, possiamo inventare un racconto, una storia, magari questo è un momento che avviene prima o dopo qualcos'altro, possiamo ipotizzare quale sia il periodo dell'anno in questa immagine, com'è il tempo, eccetera, eccetera. Quindi qui io,
resto in silenzio perché vorrei avere, diciamo, i vostri commenti. Quindi ci possiamo prendere qualche secondo per osservare bene questa immagine e fare una descrizione connotativa di questo quadro, di questo dipinto. Io nel frattempo, appunto, vi posso dire che, diciamo e sto guardando i miei appunti, forse questa cosa vi può aiutare come informazione, il tema o comunque lo scopo, l'obiettivo dell'autore di questo dipinto è la celebrazione della vita quotidiana, la celebrazione di un momento di vita quotidiana. Momenti che spesso diamo per scontati o, che ignoriamo perché andiamo sempre di fretta e dobbiamo pensare a 1000 cose da fare. Allora, vediamo un po'. Carina, mi piace il dipinto. L'aura è rilassante. Allora, con aura forse intendi atmosfera, giusto? Quindi l'atmosfera è rilassante. Mh-mh. Come altro possiamo in quale altro modo possiamo descrivere l'atmosfera di questo dipinto? Vediamo. Il quadro suscita un senso di tranquillità e di armonia. Mh-mh. Esatto. Qualche altro, commento su cosa vi suscita questo quadro? Potete anche creare un piccolo, come dire, racconto, una piccola storia dietro a questo quadro. Vediamo Augusto cosa scrive. Questo dipinto mi suscita una sensazione di calma e di intimità. Sembra un momento tranquillo. Mi fa pensare a un pomeriggio d'estate. Okay, molto bene. Quindi sei un po' in contraddizione con il titolo. Ti dà più l'idea di un pomeriggio d'estate piuttosto che una mattina, no? Benissimo. Poi vediamo, trovo interessante il fatto che la donna e il ragazzo non si diano attenzione al tavolo, ma preferiscano invece guardare le anatre. Sì, diciamo che, non si guardano, non prestano attenzione l'uno all'altra, probabilmente c'è una catena, quindi la madre guarda il figlio che è interessato a quello che stanno facendo le anatre. Benissimo. Poi vediamo. Questa foto mi ricorda l'importanza della famiglia, okay, e della stessa idea è anche questo commento: "Mi piace che il padre della famiglia ammiri la sua moglie e suo figlio. Questa è una famiglia felice." Sembrerebbe, sì, sembrerebbe una famiglia felice. Allora, 2 elementi grammaticali, perché altrimenti mi dimentico. Mi piace che, poi il verbo deve essere al congiuntivo, okay, perché mi piace esprime un sentimento, un'emozione.
Quindi mi piace che il padre ammiri sua moglie e suo figlio. Quindi con i nomi di famiglia, moglie, figlio, padre, eccetera, non usiamo al singolare l'articolo determinativo, quindi solamente sua moglie e suo figlio. Allora, grazie ovviamente a tutti per i commenti, io mi dimentico di ringraziare, però è sottinteso. Allora, c'è un commento di Mary che invece va controcorrente. Mary va controcorrente, perché ci chiede: "Solo a me suscita un'inquietudine e una relazione fredda tra i personaggi?" È un punto interessante. È un punto interessante perché effettivamente manca uno sguardo, manca un'intesa, sembrerebbe mancare una connessione tra i personaggi. Però chissà. Però ovviamente è un'osservazione estremamente valida. Allora, c'è un commento che sottolinea un fatto: il giardino probabilmente odora di escrementi di uccelli. Probabilmente. Perché ce ne sono talmente tanti e si sa che le oche lasciano la pupù un po' in giro dove capita. Roman scrive: "Secondo me questa è una famiglia ricca. Vediamo atmosfera di vita dolce, felicità, eccetera." Sì, è effettivamente una situazione, come dire, benestante. Sì, senz'altro la famiglia è ricca, anche perché abbiamo detto, nella seconda metà del 1800 a Parigi. Questo è un giardino di una casa privata del pittore, quindi, come dire, un giardino del genere a Parigi, immagino, dovesse, come dire, essere simbolo di ricchezza. Edson scrive: "Sembra che aspettino che il capofamiglia arrivi per iniziare a servire il pasto." Okay, e non sono molto d'accordo in realtà qui, perché qui sono nel mezzo di una colazione, quindi non c'è proprio come dire, non c'è molto cibo in realtà sul tavolo. C'è Ci sono tè, bevande e, sembra proprio una scena catturata nel mezzo della colazione, nel mentre. E come dicevamo prima della sedia, la sedia è scostata proprio a indicare che qualcuno si è alzato improvvisamente da lì, per catturare questa immagine. E aggiungi: "Trasmette in modo astratto una sensazione di tranquillità e serenità familiare, ma con un tocco di malinconia." Eh già, sì. Questa opera mi senta rilassante, oppure più semplicemente mi rilassa, e penso anche che sia un giorno, uno dei giorni più belli, no, di questa famiglia, tanto da immortalare il momento nell'opera. Sì, senz'altro, questa probabilmente non era la loro vita di tutti i giorni, perché saranno stati un po' arrabbiati anche loro ogni tanto,
però sicuramente questo è un bel momento da ritrarre. Vediamo se si vede che ci sono altri piatti e bicchieri, il che fa pensare che ci siano altre persone a questo tavolo. Sì, sicuramente quella diciamo c'è un piatto verso di noi, vicino alla sedia scostata e quello sappiamo che è il posto del pittore. Effettivamente, sul lato sinistro ci sono altre posate, però non vediamo una sedia, quindi chi lo sa. Però ovviamente tutte le supposizioni sono corrette. Qui ritorniamo all'atmosfera un po' formale. Mi domando perché nessuno sorrida. Qui si potrebbe entrare, come dire, molto nel dettaglio di quella che era la vita della borghesia di fine '800, dove il contatto tra figli e genitori era minimo. Anche l'affetto che il genitore dimostrava verso il figlio era minimo. Quindi probabilmente è questo, un diverso modo di educare i figli, di relazionarsi con loro. Benissimo. Allora siamo arrivati, alla fine di questo esercizio. Io direi di fermarci qui e di assorbire tutto quello che abbiamo detto. Ovviamente alla fine di questa lezione in diretta il video rimarrà sul canale come un video classico e quindi potrete con calma, se non l'avete fatto già adesso, andare ad appuntare tutto questo vocabolario per un uso futuro, perché non si sa mai quando potrebbe essere l'occasione di dover descrivere qualcosa, no, non solamente una foto, ma anche qualcosa che vediamo nella realtà, no, non si sa mai. È sempre utile sapere come dire a sinistra, a destra, in alto, in basso, eccetera. Roman ha scritto tutto sul suo quaderno. Ottimo, perfetto. Perché, come mi piace ripetere sempre, scrivere a mano aiuta tantissimo a memorizzare, proprio perché c'è il movimento e quindi facciamo molta più attenzione a quello che stiamo facendo. Perfetto. Eccomi. Io vi ringrazio per esservi collegati oggi e vi do appuntamento alla prossima lezione in diretta, che sarà la prossima settimana. Ancora non so esattamente quando, o lunedì o martedì. Comunque questi sono, i 2 giorni possibili per la prossima diretta. Il prossimo video sarà un vlog questo sabato, quindi quello sarà un video classico, come sempre. Allora, grazie mille a voi e che altro dire? Buon proseguimento. Che sia una buona serata, una buona giornata o un buon pomeriggio e ci vediamo presto. Ci becchiamo, sì, ci becchiamo. A presto.
Ciao.